Ciao a tutti! Eccoci al tutorial in cui andremo a rinnovare le ante trasformandole in questo modo, partendo dalla versione originale di colore beige. Nello scorso video abbiamo visto come calcolare la pellicola necessaria. Oggi invece vediamo la prima applicazione sulle ante della nostra cucina. Inizio smontando tutte le ante e i cassetti. Io preferisco togliere i cassetti e lasciare le cerniere al loro posto per facilità poi di rimontaggio. Tolgo quindi tutto. Ho deciso di lavorare in piano perché è più semplice e ho preso questo tavolino su cui applicare la pellicola. Come sempre vediamo cosa ci serve. La nostra pellicola Artesiv, ovviamente. Noi abbiamo scelto questa bella tinta unita modello MA022 verde reseda. La spatola, che può essere sia morbida che rigida, in questo caso vanno bene entrambe. Taglierino, pistola termica o foam per capelli. In ultimo detergente o alcol per pulire bene la superficie prima di applicare la pellicola adesiva. Oggi inoltre usiamo un'accortezza in più perché mostriamo meglio queste ante sulla parte anteriore. Avrete notato che sono presenti questi incavi, queste fessure. Su questi punti voglio aumentare leggermente l'adesione e per farlo utilizzo il nostro promotore di adesione chiamato Magnum Primer. Lo passo solo nelle scanalature. Inoltre, se notate, quest'anta non è affatto nuova, infatti presenta alcuni difetti anche sul retro, come ad esempio su queste parti senza laminazione. Allora, come tenuta della laminazione vecchia ci siamo, infatti non tende a staccarsi o sollevarsi, quindi posso tenerla come è adesso e applicare direttamente sopra la pellicola adesiva. L'unica cosa che non mi piace sono questi punti dove il legno si è leggermente gonfiato nel tempo. Non è gravissimo, quindi non andrò a levigare o a fare altri interventi, ma sicuramente darò anche su questa parte un po' di primer come ho fatto prima. Tolgo la maniglia dell'anta, pulisco dunque tutta la superficie con l'alcol in modo che tutto lo sporco venga via. Passo bene anche nelle scanalature in questo modo. Pulisco molto bene anche la parte posteriore. Come vedete io mi sono già tagliato la mia pellicola nella misura necessaria e ho ottenuto i margini indicati nel video precedente. Ora vado ad applicare subito il Magnum Primer. Apro il contenitore e uso il tampone in dotazione per applicarlo nelle scanalature. Impiegherà circa 5 minuti per asciugare. Ovviamente lo applico anche sul retro. Ecco un trucchetto interessante. Siccome non voglio che la pellicola in eccesso rimanga attaccata alla superficie del tavolo, anziché bagnare l'anta leggermente, bagno direttamente questa zona del mio tavolo. Poi passo all'applicazione vera e propria. Sposto verso l'esterno dal tavolo questi due lati dell'anta. Giro la pellicola e rimuovo circa 30-40 cm di carta posteriore. Rigiro la pellicola e cerco di posizionarla facendo attenzione nel mantenere il giusto margine di abbondanza su tutti i lati. Vi ricordate cosa abbiamo detto dei margini? Non ve lo ricordate? Allora guardate il video apposito che vi linkiamo. Quando sono sicuro appoggio leggermente la pellicola senza pressare e prendo la mia spatola. Parto dal centro e con movimenti regolari premo sulla pellicola così da far uscire eventuali bolle d'aria. Rimuovo pian piano la carta posteriore e continuo il lavoro con la spatola. Non so bene perché, ma la mia camera continua a sfocare il video, comunque si capisce, dai. Vi ricordate che abbiamo le fessure, giusto? Allora prendo la mia pistola termica e inizio a scaldare leggermente solo le zone dove si trovano le fessure. E inizio a scaldare bene solo le zone in cui si trovano le fessure.
Già scaldando poco si inizia a vedere il segno. Ora con la spatola premo lungo tutta la fessura. Il calore aumenta la flessibilità della pellicola e aumenta anche il potere adesivo, che unito al primer applicato prima potrà assicurare maggior tenuta nel tempo. Procedo allo stesso modo anche con le altre fessure. Le fessure sono terminate, ora facciamo gli angoli e i bordi. Io scelgo l'opzione classica e uso il taglierino per fare un'incisione a circa 45 gradi, partendo dallo spigolo della mia anta. Da questo spigolo qua. Un'applicazione che abbiamo mostrato moltissime volte e è la migliore in questo caso in cui ci sono bordi e angoli retti. Una volta fatto il taglio uso la pistola termica e definisco bene prima il bordo, partendo dal centro, fino all'angolo che voglio chiudere. Scaldo e tensiono leggermente fino alla fine del bordo laterale. Vedete, scaldando la pellicola si ammorbidisce e mi aiuta ad applicarla molto aderente allo spigolo. Quando arrivo all'angolo, piego su questo lato e rimuovo la pellicola in eccesso. Ripeto la stessa operazione nell'angolo opposto. Vi ricordate che prima abbiamo bagnato leggermente il tavolo in questa zona? Ecco, ora vi mostro il motivo. Per mostrarvi come fare il lato sottostante devo girare l'anta. Se non avessi bagnato il tavolo, la parte di pellicola esterna potrebbe attaccarsi al tavolo, ma avendolo bagnato riesco comunque facilmente a sollevare la mia anta e a girarla. Lo so, sono trucchi che vedete solo sul nostro canale, meritano un applauso, anzi no, meritano un'iscrizione al canale immediata, quindi iscrivetevi al canale. Adesso con la pistola termica ripeto la stessa cosa fatta prima, scaldo e tensiono leggermente. Parto sempre dal centro verso l'esterno. Prendo il taglierino e rimuovo la pellicola in eccesso. Lasciando come detto almeno 2-3 cm di pellicola anche su questo lato. Questo non aumenta l'adesione e evita i rischi di distacchi futuri. Mi sembra inutile mostrarvi tutti gli altri lati dell'anta perché l'applicazione è la stessa. Prima faccio l'altro lato lungo. Qui dove ci sono i fori delle cerniere faccio un taglio in questo modo e non la rimuovo, anzi la cerniera si infilerà qui dopo averla scaldata bene questa pellicola ed evita il rischio di distacco. Per i lati corti non mi resta che girare l'anta. Scaldo il bordo come prima. Poi prendo il taglierino e faccio un'incisione lungo lo spigolo. Ovviamente tagliando solo la pellicola che rimane in eccesso. Vedete come faccio? Un colpo preciso e via. Stessa cosa sul lato opposto. Giro l'anta e procedo come ho fatto prima. Scaldo, tensione e poi rimuovo il materiale in eccesso. Ecco come si presenta la nostra anta finita l'applicazione. Noi suggeriamo sempre di applicare un'altra pellicola anche su questo lato, perché questo garantisce la tenuta su tutti i lati della pellicola.
Capisco che non tutti vogliono usare altro materiale su una zona poco in vista, comunque noi suggeriamo sempre di lasciare un margine di abbondanza di almeno 2-3 cm anche su questo lato. Non mi resta che finire il lavoro segnando i fori delle maniglie con un piccolo cacciavite, incido col taglierino e rimetto le sue vite. Applicazione finita, il risultato parla da solo, questo colore sta davvero molto bene con il resto che abbiamo fatto fino ad ora. Nel prossimo video vedremo come fare i cassetti senza smontare niente, mentre in quello futuro mostreremo anche come applicare la pellicola su un'anta che ha un vetro centrale. Come sempre vi ringraziamo per l'attenzione, sperando di essere stati di aiuto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!